Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Se non avete ancora abbonato il canale vi domando di farlo, lasciateci un bel like e dei commenti se vi piacerà questo episodio e se volete supportarci potete farlo tramite Patreon o prenotando dei tour live o virtuali. Trovate tutte le informazioni in descrizione e nel primo commento. Oggi vi parlerò della riforma, della sua diffusione e dei suoi effetti in Austria e a Vienna. Prima di ciò però farò un breve riassunto proprio della riforma stessa, come nasce. Quindi Martin Lutero all'inizio del XVI secolo criticherà alcune delle pratiche della Chiesa Cattolica, come per esempio, o dei dogmi della Chiesa Cattolica, come per esempio la supremazia del Papa, l'infallibilità del concilio e soprattutto la vendita eccessiva di indulgenze per finanziare la costruzione del Duomo di San Pietro a Roma. Questo porterà a alcuni problemi, motivo per cui verrà chiamato alla Dieta di Worms 1521, alla quale era stato presente anche Carlo V, l'allora imperatore del Sacro Romano Impero, e Martin Lutero verrà chiamato ad abiurare. Non lo farà, per questo motivo verrà imposto il banno imperiale. Ciò significa che era in sostanza senza alcun diritto, qualsiasi persona poteva in un qualsiasi momento catturarlo ed ucciderlo. Lui però sopravviverà, verrà portato senza essere riconosciuto alla Wartburg e tradurrà sotto il nome di Junker Jörg la Bibbia dal greco al tedesco. I nobili evangelici poi dopo protesteranno contro questo editto di Worms del 1521, motivo per cui si parla anche di protestanti. Tutto ciò porterà poi alle guerre di religione del 1500, che si chiuderanno con la pace di Augusta 1555, dove definiranno cuius regio, eius religio, il che significa che valeva la religione del regnante di quelle zone o del principe di alcune zone. Questo però valeva soltanto per i principi. I sudditi dovevano sottostare a quella religione, potevano se volevano spostarsi in un altro luogo, ma soltanto poche persone potevano fare questa cosa qui. In Austria il luteranesimo si svilupperà abbastanza velocemente, anche perché gli Asburgo non potevano permettersi di andare contro ai nobili luterani, perché avevano bisogno del loro aiuto per contrastare il pericolo dei turchi che stavano arrivando a Vienna. Ciò farà sì che a partire dalla metà del 500 circa il 70% della popolazione austriaca sarà proprio protestante e addirittura in Boemia intorno al 90%. Noi stiamo facendo questa ripresa qui nel 17° distretto della città di Vienna, che si chiama Hernals, perché questa fu proprio una delle roccaforti proprio del luteranesimo a Vienna. Vienna un tempo non era qui, ma era soltanto il centro storico. Qui c'erano i sobborghi, altre cittadine all'esterno, e qui tutti i viennesi che non potevano presenziare a messe in centro della città uscivano da Vienna, venivano qui e potevano presenziare a messe che venivano tenute nei castelli, nelle regge dei nobili appunto luterani intorno a Vienna. Ma giriamo questo episodio anche qui, perché qui c'è una via che porta il nome di una delle prime vittime proprio non della Controriforma, ma diciamo della contrastazione del luteranesimo, dei protestanti. Il più conosciuto è Balthasar Hubmaier, una persona che venne bruciata viva nel 1528, poi c'è un secondo, Jakob Hutter, che venne altrettanto bruciato vivo. Meno conosciuto, vedete qui la via Taubergasse, Caspar Tauber, la prima vittima, che venne proprio decapitato nel 1529 a Vienna, vicino alla Hundertwasserhaus sulla Weisgarber Lande. Addirittura la sua salma venne completamente bruciata e la cenere venne cosparsa nel Danubio. Oggi volevo trattare questo argomento, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la settimana prossima per il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Grazie mille e informatevi su questi temi. Ciao!